Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove vi volevo parlare di questo nuovo progetto che sto portando avanti. Praticamente da un po' di tempo io stavo pensando di iniziare a fare un pochino di data analysis e quindi di cimentarmi con una mole di dati un pochino più grande per poter tirare fuori qualche modello predittivo, qualcosa fatto con il machine learning che devo ancora iniziare a fare, quindi imparerò col tempo. Però ho detto, io gioco al fantacalcio da 6-7 anni e mi sono sempre affidato a sistemi che sono esterni e che io non ho controllo su questi, quindi perché non fare un qualcosa che sia mio e che mi permetta di avere dati di sotto mano e poterli analizzare, e quindi ho deciso di realizzare questo progetto. La maggior parte del front-end è stata fatta con vibe coding con l'AI, e perché non ci ho voluto spendere molto tempo, perché non mi andava di creare tutto il front-end, non sono ferratissimo sul front-end, però il back-end ci ho tirato giù un bel po' di tempo e credo di essere arrivato a un buon punto, quindi adesso vi mostro il progetto. Eccoci qua. Questa è la home con dei dati abbastanza mock messi qui così giusto per far vedere la home. E questa è l'about page. Non cose straordinarie, però la cosa più importante adesso è l'accesso. Quindi facciamo l'accesso con un utente che io ho creato apposta e che ho utilizzato per importare tutti i dati. Ok, questa è la dashboard admin, quindi l'admin avrà questa dashboard dove potrà vedere, diciamo, il numero dei giocatori che ci sono, le leghe attive, le squadre di fantacalcio che sono attive e l'ultimo aggiornamento del sistema. E per l'ultimo aggiornamento non si intende l'ultima volta che il codice è stato modificato, ma l'ultima volta che da qui o dal terminale si è effettuato l'aggiornamento dei dati, quindi un aggiornamento completo, un aggiornamento dei solo giocatori, delle solo le quotazioni, delle partite, dei voti, della classifica di Serie A, oppure si possono fare queste azioni rapide, e qui c'è un log di tutti i comandi che sono stati inviati. E cliccando sul singolo log si può vedere tutti gli step di esecuzione, quello che ha fatto il sistema, ed è abbastanza carino. Oltre alla dashboard admin c'è anche la dashboard utente, quindi questa è la dashboard utente dove si può vedere, vabbè, l'orario, le leghe che ha creato l'utente, le squadre che possiede l'utente, le leghe alle quali partecipa. In questo caso 0 perché ne partecipa 2 ma è creatore, quindi non è un partecipante ma è un creatore, e i giorni di cui si è membro, da quanto si è membro. Poi si può vedere il profilo da qui che si può modificare, si possono cercare i giocatori, squadre di Serie A, le leghe, e su questo ci entreremo poi successivamente. Adesso qui si possono vedere le leghe di cui si è creatore o nelle quali si partecipa, e si possono vedere i dettagli, e nel caso in cui si è admin si può eliminare la lega. Nel caso in cui si è soltanto creatore, quindi un utente normale che ha creato la lega ma non è admin, la puoi soltanto disattivare. Soltanto gli admin possono poi eliminare la lega. Si possono vedere, diciamo, dei dati rapidi delle squadre che ci sono, il budget, da chi è stata creata, e il codice per poterlo condividere e far entrare gli altri utenti all'interno della lega. Infatti, se questo codice noi lo utilizziamo qui per unirci alla lega e lo mettiamo qui, ovviamente adesso non funzionerà perché sono già partecipante di questa lega, però si può verificare ed accedere alla lega. Adesso possiamo visualizzare i dettagli della lega, e quindi si possono vedere le squadre che sono partecipanti, un'altra piccola CRUD per la gestione della lega, e questa è l'unica squadra che è partecipante. È sempre una squadra mia. Si può vedere quanto è il residuo del budget che c'è, quanti crediti ci sono ancora,
e quanti giocatori ci sono in rosa. Adesso cliccando su questo pulsante si potrà visualizzare la vera rosa della squadra. Invece in quest'altro pulsante possiamo vedere la gestione della rosa. Cliccando qui visualizziamo i giocatori che ci sono, quindi altri piccoli dati di visualizzazione veloce. E qui si possono vedere tutti i giocatori che ci sono divisi per ruolo, quindi attaccanti, punte centrali, ale, tutti questi giocatori qui. E invece qui c'è una sezione in cui il sistema suggerisce una formazione. Questa formazione viene calcolata in base ai giocatori che si hanno in rosa e alla media del fantavoto che i giocatori hanno, il numero di gol, il numero di presenze, il numero di assist. Quindi è un algoritmo che in maniera anche abbastanza semplice per il momento calcola quale sarebbe il miglior giocatore da schierare per quel dato ruolo. E ovviamente si possono cambiare i moduli, quindi se io metto un 4-4-2, Dybala verrà utilizzato qui e Higuain qui, perché Dybala, come vediamo, è attaccante. Invece mettendolo qui, questa formazione prevede una WA e quindi Dybala ha il colore della W, ma in realtà è utilizzato come A in questo modulo. È un piccolo algoritmo che calcola la miglior formazione, ovviamente da migliorare e da implementare meglio, però è già un piccolo passo rispetto a quello che voglio fare, ovvero un pochino di data analysis e di lavorare bene con i dati. Poi invece per la Lega qui c'è anche la gestione della rosa. In questo caso è un mercato. Questa pagina che andiamo a visualizzare è un mercato. Così visualizziamo la rosa attuale che abbiamo. Invece da qui possiamo modificarla, vendere i giocatori, acquistarne altri. Adesso con questa squadra io non ho più budget per acquistare i giocatori, però quello che possiamo fare è venderli. Quindi ad esempio togliamo un po' di difensori, che ce ne sono parecchi. Quindi rimuoviamo qualche difensore, Chiellini, qualche centrocampista. E togliamo anche qualche attaccante in più. Ok, adesso ho rimosso 8 giocatori, non sono ancora rimossi. E qui mi mostra che il valore della rosa è 384 fantamilioni. Perché li ho rimossi? Le modifiche che sono pendenti sono 116 fantamilioni. E non ho budget, quindi andando qui posso o annullare le modifiche che ho fatto e quindi ritornerebbero in rosa e andrebbe a ricalcolare tutto. Tipo, facciamo una prova. Togliamo Biglia. Qui viene aggiornato, ritorna in rosa. Invece qui annullo tutto, annullo tutte le modifiche. Invece salvandole dico ok. Ecco, sono stati rimossi questi giocatori, sono stati recuperati questi crediti e mi è stato ricalcolato il budget residuo e quello della rosa. E adesso con questi fantamilioni io posso andare nel mercato giocatori ad acquistare altri giocatori. Posso filtrare per ruolo, posso filtrare per squadra reale, posso filtrare per nome giocatore, posso vedere soltanto quelli che sono liberi, soltanto quelli che ho in rosa, oppure tutti i giocatori. Quindi li vedo tutti, vedo che questo è stato acquistato da me, questo è stato acquistato da me. Se ci fosse stata un'altra squadra nel fantacalcio mi avrebbe fatto vedere che questo giocatore è acquistato dalla squadra X. Questo per rimuovere i duplicati all'interno della stessa lega. E questo è tutto per quanto riguarda le leghe. Attualmente non ho fatto nient'altro in più. Un'altra cosa che non vi ho mostrato è il filtro per stagione. Ho importato dati dal 2015 in poi, quindi degli ultimi 10 anni, anche perché erano i dati disponibili che c'erano. E vi chiederete come hai fatto a importare questi dati. Allora, ho fatto scraping,
ho fatto scraping di questi dati e non rilascerò questi dati al pubblico perché non sono... non posso metterli commercialmente disponibili perché non posso pubblicarli. Non rilascerò nemmeno le classi che ho utilizzato per fare scraping. Rilascerò, quando rilascerò il codice, tutto tranne le potenziali cose che possono effettuare scraping di dati e ovviamente i dati che ho già fatto, che ho già scrapato. Quelli non li rilascerò, quindi resteranno a me e niente. Quindi ho importato, come dicevo, le stagioni storiche dal 2015 in poi e quindi attualmente ho importato fino al 2021-22. Si possono vedere tutti i giocatori per ogni stagione. Questa è la lista di tutti i giocatori con gli stessi filtri, ordinazione per quotazione, ricerca per nome, quindi i giocatori AS, tutte le squadre per ruolo e funziona. Ovviamente se un giocatore ha doppio ruolo verrà visualizzato sia come mediano che come centrocampista, quindi Iglia, mettiamo anche qui mediano, Biglia, verrà mostrato per entrambi. Ok, poi cliccando sul singolo giocatore, adesso vediamo Hamsik, entriamo nella pagina di dettaglio del giocatore. Possiamo vedere la quotazione a cui è attualmente, qual è il fantavoto medio, i gol che ha effettuato, che ha segnato durante la stagione, un po' di statistiche rapide e questo grafico che viene generato dalle quotazioni attuali di ogni giornata. Quindi ogni giornata io vado a prendere la quotazione attuale del giocatore e le inserisco in questo grafico, cioè questo grafico viene generato in base a quelle quotazioni per ogni giornata. Poi qui abbiamo anche un resoconto delle partite che il giocatore ha giocato, quindi Hamsik ne ha giocate tutte 38 in questa stagione e vediamo il minutaggio che ha avuto, i gol, gli assist e questo è quanto per quanto riguarda i giocatori. Poi qui abbiamo la classifica della Serie A che viene calcolata in base ai match che sono stati disputati, quindi vediamo la classifica dell'anno 2015-2016. Adesso, giusto per completezza, metto un anno più recente perché negli anni precedenti il sito da cui ho effettuato scraping non aveva disponibili i dati riguardanti i match, cioè i dati di statistiche riguardanti le partite. Quindi prendiamo la stagione 2020-21, aggiorniamo qui perché non si è aggiornata la statistica, la classifica. Adesso vediamo che l'Inter è arrivata prima, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma. Ok. Di qui vediamo una piccola leggenda di cosa significhino questi bordi vicino alla singola squadra. E possiamo vedere oltre alla classifica anche le squadre, quindi è un'altra visualizzazione sempre degli stessi dati, però non è in modo di classifica ma sotto forma di card dove abbiamo dei dati rapidi, la città di cui la squadra, di cui è la squadra, i giocatori che è in rosa, vinte, pareggiate, perse, i punti, è diciamo la stessa questione o in lista o in griglia, si possono vedere così. Portano ordinare per punti, gol fatti, gol subiti, per il nome della squadra si può cercare, quindi io cerco soltanto quelle che iniziano che hanno la A all'interno, oppure quelle che hanno la IN, Fiorentina, Inter. Niente, questo. E questa è la classifica. Ovviamente si può cliccare, come avete visto, sulla singola squadra, quindi io vedo il dettaglio della squadra Atalanta e vedo i dati della squadra per questa stagione, quindi i punti che ha fatto, le vittorie, pareggi, sconfitte, tutti questi dati rapidi, il nome dello stadio, la capienza dello stadio, l'anno di fondazione, poi la rosa della squadra, che cosa hanno fatto diciamo i giocatori, quindi si vede che Romero ha questa fantamedia, poi cliccando ovviamente si va sul giocatore, si possono vedere le partite che ha fatto l'Atalanta con vinte, perse e sconfitte. Si possono avere delle statistiche per la stagione, quindi la percentuale di vittorie, la percentuale di pareggi, la percentuale di sconfitte, i gol medi subiti, la differenza reti che ha la squadra,
i giocatori che ci sono, il capocannoniere della squadra, la miglior fantamedia e anche lo storico di tutti i giocatori che hanno giocato per la squadra durante tutte le stagioni in cui è stata in Serie A. Quindi 2015, 16, 17 e così via. Questi qui non sono cliccabili perché sarebbe stato un po' un casino su una parte così piccola cliccare e sarebbe stato un pochino difficile. E quindi questa è la classifica. Ora, la classifica come viene calcolata? Si può fare direttamente scraping della classifica, però io la calcolo. Quindi in base a quello che importo come match, come partite, io calcolo la classifica in base ai risultati. E come faccio quindi? Mi importo le partite. Importo le partite e qui abbiamo le partite dell'anno 2020-21 e tutte le giornate. Quindi, partendo dalla prima giornata, vedete qui ci sono ancora alcune partite che non hanno i dati statistici, però verso la fine il sito ha reso disponibili i dati statistici per tutte le partite. Quindi, vediamo ad esempio Parma-Crotone, che è stata una partita con parecchi gol, anche Benevento Udinese, e per ogni giornata abbiamo tutte le partite che sono state effettuate, quindi 10 partite a giornata, e possiamo anche vedere la lista non come calendario ma come risultati, e quindi abbiamo una lista di tutti i risultati che ci sono stati. Qui possiamo vedere anche, diciamo, le statistiche della giornata. Quindi in questa giornata, la 33esima giornata, sono stati fatti 34 gol, 3 gol,4 di media a partita, e le squadre hanno vinto il 60% delle vittorie sono state fatte in casa. Quindi sono dei dati statistici un pochino così, che però sono un piccolo passo rispetto a dei modelli predittivi che poi voglio andare a costruire. Quindi possiamo vedere anche il dettaglio della partita. E qui abbiamo lo stadio in cui si è giocata, quindi Legno Tardini di Parma, la data, l'orario, chi ha vinto, quindi Parma, Crotone, 3-4, ha vinto il Crotone, le statistiche della squadra di casa e la squadra in trasferta, percentuale di possesso palla, tiri totali, tiri in porta, calci d'angolo, falli commessi, ammonizioni, percentuale di duelli vinti e il numero di duelli. Qui ci sono delle statistiche avanzate, quindi divisi per categoria: controllo del gioco, tocchi e possessi persi, statistiche offensive, tiri fuori, tiri respinti, cross, fuori gioco. Attualmente io importo soltanto dati riguardanti le squadre, non importo dati statistici in base ai giocatori, quindi non ho i tiri che ha effettuato questo giocatore durante questa partita. Sarà il prossimo step capire come fare, come importarli, perché in quella maniera potrei avere molti più dati per il singolo giocatore e avere veramente un'analisi pazzesca sui suoi dati. Però attualmente soltanto a livello di squadra. Poi qui abbiamo tutti i giocatori che hanno giocato divisi per squadra, quindi Parma, Crotone, oppure tutti i giocatori. Ovviamente qui si può sempre filtrare per nome di giocatori, oppure ordinare per questi dati. Crotone si può filtrare per i difensori destri, ad esempio, oppure per i mediani, Parma e Crotone, oppure tutti quanti. E qui si possono vedere anche i gol che sono stati effettuati, quindi Mihaila un gol, Brugman ha preso il giallo, Cornelius ha preso il giallo, Gervinho ha fatto un gol, Pellè ha giocato 44 minuti, ha avuto questo voto e questo fantamedia, questo fantavoto. E qui in basso c'è il riepilogo della partita, quindi quanti giocatori hanno giocato, quanti giocatori hanno avuto voto, quanti gol sono stati effettuati, sono stati segnati, quanti cartellini sono stati assegnati, e le migliori performance che sono prese praticamente dalla lista dei giocatori che hanno giocato per quella partita per entrambe le squadre e filtrati per i giocatori che hanno avuto una media del 7, maggiore del 7. Quindi una cosa così. E questo è quanto praticamente. Questo è quello che ho realizzato. Si può qui importare un Excel per andare a creare tutte le leghe con tutte le squadre del fantacalcio. E attualmente lo possono fare soltanto gli admin.
però è una cosa che non ho ancora provato perché diciamo è abbastanza complesso, cioè, in realtà non è complesso, però bisogna strutturare bene l'Excel e non ho ancora avuto tempo di farlo. Tutto questo che vi ho fatto vedere è realizzato in Vue, la parte front-end, e il back-end è realizzato tutto in PHP con il framework As. E funziona tutto tramite API. E niente, questo è quanto. Spero che vi piaccia come progetto. Io ci ho perso molto tempo. Ah, un'ultima cosa che non vi ho fatto vedere è forse questa. Che praticamente i giocatori possono avere ovviamente dei trasferimenti durante la singola stagione. E questo perché quando andavo a calcolare, diciamo, i giocatori che avevano giocato per quella partita, era un po' un casino. Quindi se il giocatore X aveva giocato dalla prima giornata alla 20ª per il Parma, ad esempio, e poi dalla 21ª era stato mandato in prestito al Milan, le partite che il giocatore aveva giocato per il Parma dalla prima alla 20ª mi risultava come se il giocatore fosse un giocatore del Milan, quando in realtà in quelle partite aveva giocato per il Parma. E quindi ho implementato questo sistema che traccia i trasferimenti dei giocatori durante la stagione, anche il tipo di trasferimento, quindi se è un acquisto, un prestito, un parametro zero, queste cose qui. E quindi per ogni giornata lui va a vedere che quel giocatore stava giocando effettivamente per quella squadra e non per la squadra con cui magari ha terminato la stagione. E questo poi viene mostrato all'interno del dettaglio del giocatore che ha avuto un trasferimento. Adesso non riesco a trovare un giocatore che ha avuto un trasferimento, però se ne trovi uno ti esce una sezione che ti fa vedere i trasferimenti che ha avuto quel giocatore durante la stagione. Quindi questo. Spero che vi sia piaciuto il progetto che vi ho fatto vedere. E niente, fatemi sapere se siete interessati a ottenere il codice. Lo renderò disponibile appena sarà terminato del tutto. E ripeto che non metterò disponibile i dati di cui ho fatto scraping. Quelli non li metterò disponibili. E non metterò nemmeno disponibili le funzioni e le classi che attivamente fanno scraping. Quello non sarà disponibile perché sarebbe, diciamo, contro l'etica che richiede questo sito. E quindi già il fatto che io li abbia presi soltanto per me per fare dei test e questo piccolo progetto non dovrebbe essere stato fatto. Quindi non voglio rendere pubblici questi dati e non lo farò. E niente, questo è il progetto a cui stavo lavorando, che ho realizzato, e fatemi sapere se vi piace. Buona giornata.